Vediamo oggi la preparazione di alcuni dolci tipici piemontesi. Molto tradizionali. Iniziamo con una torta di nocciole. Sulle nocciole Piemonte IGP c'è poco da dire, nel senso che già si sa tutto, conosciute e le più pregiate in tutto il mondo, hanno ottenuto questo riconoscimento nel 93. La nocciola del Piemonte o nocciola Piemonte è una nocciola che fa parte della varietà di tonda gentile trilobata e ha caratteristiche molto particolari e molto ovviamente pregiate, che rientrano in un elenco disciplinate dalla tutela del consorzio della nocciola. Abbiamo diverse tipologie di nocciole in commercio, dalla nocciola con guscio, nocciola senza guscio pelata, granella di nocciola, farina di nocciola, olio di nocciola e pasta di nocciola. Le nocciole IGP Piemonte vengono coltivate per la maggior parte nei comuni del Cuneese, quindi parliamo di Langa, Roero e Monferrato, e in alcuni comuni di Asti e Alessandria. Per la maggior parte questo frutto viene utilizzato nelle industrie dolciarie e questo fa sì che questo prodotto sia ormai divenuto un prodotto conosciuto in tutto il mondo. Fu grazie a un'invenzione di un noto pasticcere torinese che inventò e accostò la nocciola al cioccolato e quindi creò questo gusto gianduia. Andiamo a vedere nel dettaglio la torta di oggi. Ne esistono ovviamente diverse tipologie di ricette. La torta che proponiamo oggi può essere anche preparata senza l'utilizzo di farina e quindi priva di glutine. Partiamo quindi separando le uova in modo che i tuorli andremo a montarli con lo zucchero e gli albumi invece li monteremo a neve e li andremo a incorporare alla fine della lavorazione. Questa operazione si può fare manualmente, montare i tuorli con una parte di zucchero, perché per evitare che fuoriesca la parte oleosa della nocciola, un'altra parte, la parte rimanente dello zucchero, è stato tritato con le nocciole. Quindi possiamo incorporare le nocciole e la pasta di nocciole che va a dare ulteriore sapore alla torta. Noi siamo partiti da una nocciola sgusciata intera, abbiamo quindi sgusciato le nocciole, le abbiamo fatte tostare in forno, quindi pelate e tritate, come dicevo, con una parte dello zucchero richiesto in ricetta. Se necessario, se l'impasto della montata di tuorli è troppo denso, si può alleggerire con un goccio di latte. Andiamo a montare gli albumi in planetaria. La nocciola contiene una parte naturale ovviamente di olio ed è per questo motivo che questa torta non ha come ingrediente il burro, ma rimane molto soffice lo stesso, perché è grazie proprio al suo contenuto naturale. Viene presentata comunque in una forma abbastanza sottile, quindi non è la classica torta molto gonfia, ma relativamente bassa. Albume montato, un po' di latte per alleggerire. In alcune ricette il latte è sostituito da un goccio di marsala, che si accosta anche bene a questo tipo di lavorazione. E per alleggerire mettiamo anche una piccola parte di albume, in modo da permetterci poi di incorporare ancora la farina. Farina e lievito. Quindi finiamo di incorporare la parte rimanente dell'albume. A questo punto incorporiamo delicatamente per non smontare l'albume e versiamo in una teglia.
Mettiamo a cuocere in forno a 170 gradi circa per 25 minuti in modo che asciughi completamente. I biscotti sono preparati con farina di frumento e fumetto di mais, quindi questa farina è più sottile di mais. E la ricetta si narra che nasce da una necessità, cioè in una annata particolarmente povera di raccolto di farina di frumento, alcuni fornai decisero di provare ad impastare insieme alla farina bianca della farina di mais molto fine, per l'appunto il fumetto. Il risultato fu molto apprezzato perché questi biscotti hanno questa caratteristica di essere molto friabili e croccanti e quindi vengono preparati in forme diverse. Tradizionalmente la pasta di meliga è presentato rotondo con un buco in centro, ma è comunque possibile anche trovare la versione a bastoncino, quindi dei biscotti lunghi 7-10 cm a seconda un po' delle zone di appartenenza. Iniziamo a preparare cercando di lavorare in planetaria il burro con lo zucchero e poi andremo a inserire gli altri ingredienti. Quindi iniziamo a far lavorare a media velocità burro e zucchero in modo che rimanga morbido. Quando il burro è morbido iniziamo a incorporare gli altri ingredienti, quindi prima latte e tuorli, il miele, vanillina e scorza di limone che sono gli aromi principali. Diamo una leggera grattugiata di scorza di limone all'interno delle farine ed infine le farine con una piccola parte di lievito e con l'aiuto del cucchiaio andiamo ad incorporare piano piano le farine al composto. Quindi aspettiamo che si incorpori quindi perfettamente e andiamo a finire di inserire e incorporare la farina necessaria. In questo caso il burro è ancora abbastanza freddo, quindi magari incorporiamo ancora un filo di latte, perché altrimenti non riusciremo a utilizzare il sacco a poche. Andiamo a formare questi biscotti. Noi oggi li prepariamo in una versione bastoncino in modo poi da poterli abbinare alla salsa zabaione che andremo a preparare. Quindi bocchetta rigata e comunque abbastanza compatto questo composto, ed è per questo che dicevo che in alcuni casi si può anche stendere con mattarello e quindi andarlo a lavorare con il coppapasta. Quindi andiamo a formare, dicevamo, dei bastoncini di 10-12 cm o più piccoli, come meglio vogliamo. Poi inforniamo a 200 gradi per 10-12 minuti fino a completa doratura della superficie del biscotto. Ritroviamo la torta di nocciole che abbiamo preparato prima e le paste di meliga nelle due versioni, bastoncino e circolare. Quindi per quanto riguarda le paste di meliga, vengono semplicemente servite in un piatto con la salsa d'accompagnamento, magari in un bicchierino finger food. Per quanto riguarda invece la torta di nocciole, tagliamo una porzione che andrà poi servita o nappata o accompagnata a fianco con della crema. Quindi queste sono le due preparazioni di oggi. Torta di nocciole con zabaione al moscato, paste di meliga con zabaione al moscato caldo.